Oh, guarda che c'è Nicola Jung. Oggi ci troviamo ad Istanbul, in Turchia, e in questo video vi porto a fare un giro in quella che Napoleone Bonaparte considerava la capitale del mondo, se il mondo fosse stato un unico stato. Una città unica per il suo incredibile intreccio di culture e per la sua posizione tra Europa e Asia, divise dalle acque del Bosforo. Istanbul è stata per secoli uno dei più importanti centri di scambi commerciali e culturali del mondo, e tutto questo si riflette anche nel cibo. Qui, per centinaia di anni, sono passati mercanti, viaggiatori e popoli provenienti da 3 continenti, portando con sé ingredienti e spezie che si sono mescolate nel tempo, rendendo la cucina turca una delle più ricche e più varie al mondo. Perciò raga, tenetevi comodi e buona visione! E per incominciare porto a fare la mia prima colazione tipica turca e domani faremo la seconda colazione turca, perché sicuramente un giorno vi basterà a mangiare tutto quello che c'è di tipico ad Istanbul. Eccoci, siamo arrivati nel posto in cui noi andremo a mangiare il menemen. Non fa ridere, ma quanto sono boomer. Ecco la nostra prima colazione turca, un kaymak e un menemen. Poi abbinato ci sta il pane e un bel chai. Un bel sorso di tè, ci sta un bel po'. È bollente. Mi è capitato sto posto bellissimo vicino alla finestra. Si sente il folklore delle strade di Istanbul. Bene, cominciamo da questo qui, il kaymak, che è un latticino fatto con il latte di bufala d'acqua. Buon appetito! Wow. C'è questo incrocio tra il dolce del miele e questo latticino che è bello cremoso, che è tipo panna un pochino più solida. Favoloso! Come potete vedere è strapieno di miele, cioè ci ha messo un quintale di miele. Se a voi non piace il gusto originale del tè, anziché mettere lo zucchero, potete prendere il cucchiaino e schiaffarcelo all'interno di sto tè. Così evitate di mangiare lo zucchero e diventa molto più sano. Ora mangiamo il menemen, che è questo un piatto veramente comune, che lo trovate dappertutto, ed è un piatto a base di uova e lo si mangia solitamente a colazione. In pratica uova strapazzate con pomodoro, peperoni, peperoncino, rimane un pochino piccante, molto cremoso, però insipido, forse si saranno scordati il sale. Adesso è perfetto per inzupparsi il pane. Ci facciamo la scarpetta, perché anche qui, come in Italia, si usa molto fare la scarpetta, cioè con tutte le salse che esistono qui in Turchia la scarpetta è d'obbligo. E qui abbiamo sia colazione dolce che colazione salata. Finita la colazione, manca qualcosa, il caffettino. E qui in Turchia hanno un caffè molto particolare. Ecco il nostro caffettino! Avete visto che figata la preparazione? In pratica c'è sta caffettiera in cui ci ha messo la polvere di caffè, un po' di acqua e l'ha cotta sopra sto fornello di sabbia, e quando cuoce sale su e poi si versa tutto in una tazza, inclusa la polvere di caffè. Funziona come la parte sotto del moka. Poi ci è andato pure un bicchierino di acqua. Nei bar in Italia ti danno lo zucchero, no? Qui invece ti danno, sì, sempre lo zucchero ma a cubi. Shaker. Ora aspettiamo un pochino, che adesso è bollente, strabollente, è tipo lava. Dobbiamo aspettare anche che la polvere di caffè scendi giù per evitare di berla. Mi ha chiesto se è buono il caffè. Ciao Kim. È tipo caffè, ma caffè lungo, un mini caffè americano. E poi sì, senti un pochino di polvere di caffè in bocca, forse c'è anche un pochetto di sabbia. A proposito di polvere di caffè, adesso vi faccio vedere quanta ce n'è. Questa raga è tutta polvere di caffè rimasta sul fondo, e qui in Turchia esiste proprio un'applicazione apposita. Appena finisci di bere il caffè turco fai la foto al fondo e poi da lì ti calcola il tuo destino, e questo non lo beviamo. Allora a colazione abbiamo bevuto il tè, subito dopo abbiamo preso sto caffè che il primo sorso ho fatto è buono, dai, leggerino, l'ho finito, adesso posso fare 800 km a piedi. Ci serviva perché abbiamo una lunghissima giornata. Ora vi porto a mangiare un altro tipico piatto turco che si chiama tantuni. Raga, il locale si chiama Suatusta Mersin Tantuni. Merhaba, can I have one tantuni?
ecco i nostri tantuni. Si potevano scegliere sia versione durum o pane. Perciò abbiamo preso un durum di tantuni al pollo, un involtone con i pezzettini di pollo all'interno. Buon appetito! È straspeziato, molto gustoso, c'è un'esplosione di gusto, sente molto anche il coriandolo. E poi, come avrete visto, questa specie di piadina che si chiama lavash è stata prima sporcata con la salsa, tutte le spezie della carne, e poi ci ha messo tutti i condimenti, l'ha arrotolato e servito. E poi qui il modo giusto per mangiare il tantuni è anche una spruzzatina di limone. Guarda quanto è unto, sgocciola tutto l'olio. Ora mangiamo sto paninozzo al manzo, raga. Guarda quanta carne che c'è. C'è il pane che è bello soffice. Buonissimo in entrambi i modi. Però il manzo rimane meno secco di quello al pollo. A mio parere è molto più gustoso. Da lontano sembra molto duro, no? E invece un pane veramente morbido, soffice, fuori croccante, tostato. E all'interno ugualmente è stato sporcato da tutte le spezie della carne, del pomodoro, del coriandolo, un misto di spezie turche, un morso di peperoncino. Bello piccante, eh? Magnifico. E abbinato al tutto abbiamo un bel ayran. Immaginatevi di bere uno yogurt da bere salato. E se venite qui ad Istanbul vi consiglio di portarvi delle scarpe belle comode, perché le strade sono così. Cioè pieno di salite, discese. Scendere ok è facile, ma è salire. Ogni volta salgo col fiatone. Bene, adesso dove andiamo? Boh, dove ci porta il cuore, che c'è ancora un po' di spazio qui nello stomaco. Raga, mi è venuta una grandissima sete. Perciò ora vi porto a bere una bevanda tipica turca, che è il turşu suyu. Qui sicuramente avranno pure girato un film turco. All'interno si sente un intenso sapore di sottaceti, perché qui è tutto sottaceti. Eccolo qua, raga, il turşu suyu, che sarebbe una bevanda, un succo di verdure sottaceto. Ma che bel colore, bello rosso. C'è la carota, il cavolo, la rapa, i cetriolini. Alla salute. Wow, estremamente buono, bello salato, aspro, piccante e piccante, raga, Cioè altro che bubble tea. Qui ti mastichi i cetriolini. Non lo considererei una bevanda, un succo. Cioè è un succo, sì, però lo definirei più una zuppetta fredda. Come aperitivo ci sta un botto, cioè apre proprio l'appetito. O se no dopo tipo un pasto bello abbondante di carne, di grasso, ti toglie tutta la nausea che c'avevi prima. Raga, è strapiccante. Guarda che quanta gente che c'è, che mangia. Perciò ci sediamo qui, aspettiamo, c'è la fila. Il posto si chiama Doyum Caffè e Manti. E dopo un bel succo di setante siamo arrivati qui, in questo locale dove fanno il manti, che sono dei raviolini turchi. Abbiamo preso anche un bel chai, che sarebbe il tè. Qui lo bevono tutti con questo bicchierino qui. È tè nero, molto molto buono. Ma qui che roba, è pieno di yogurt. Buon appetito! È come mangiare i ravioli cinesi. L'impasto è quello lì, è identico. All'interno è carne macerata di manzo. Per la consistenza in bocca sembra di mangiare i tortellini, perché sono più piccolini. Sta crema allo yogurt è veramente intensa. E dato che rimane un po' acido, ci hanno portato anche due salse. Una salsa al pomodoro e uno yogurt con l'aglio. Wow, ecco cosa mancava. Era troppo acido. Queste due salse danno quella perfezione. Infatti pensavo, oh, manca qualcosa sicuramente, perché un raviolo che sa solamente di yogurt è un pochino monotono. Poi mi ricordano anche i kulurjonis che ho mangiato in Sardegna, perché c'è anche il sapore di menta. Poi raga, abbiamo preso questo piatto che sembra tipo un cappellino. Si chiama ks, che è a base di bulgur, pasta pomodoro, menta, cipollotto, eccetera eccetera. No, l'ho rovinato, non c'è più il cappello. All'interno c'è pure la lattuga, è tipo un'insalata di riso, dolce e aspra, però il riso molto molto più fine, che sa un bel po' di Turchia. Vabbè raga, siamo entrati in un Carrefour. E vedete che macchina è questa? È una macchina che ti fa
la salsa all'arachidi. C'hanno pure una specie di torrone. E se venite ad Istanbul e vi piace il chai, vi consiglio di entrare in un supermercato e comprare questo qui, che è quello più consigliato da tutti. Ve lo portate a casa in Italia, vi comprate anche la tazzina, no? Quella di vetro. E poi vi sentirete in Turchia. C'è pure il prosciutto di maiale, cioè trovate la carne di maiale in Turchia. Non credevo, però sì, si può trovare pure il maiale. Siamo seduti in una caffetteria molto rinomata qui in Turchia e sto locale si chiama Hafiz Mustafa e lo potete trovare dappertutto qui ad Istanbul, anche a Dubai mi pare che ci stanno, beh comunque è sparso in tutto il mondo e sono famosi per i dolci. Il tè non può mai mancare, oh neanche in Cina avevo così tanto tè. Iniziamo da questo dolce qui che si chiama trilesce, sopra c'è lo strato di caramello e sotto... buon appetito! È strabuonissimo, dolce al punto giusto, cremosissimo, freddo, sente molto il latte, una torta bella dolce inzuppata nel latte, non ci posso credere, ma quanto cacchio è buono! Ora mangiamo questo dolce che si chiama tavuk gosu, vuol dire petto di pollo, sì, sto dolce è fatto con il petto di pollo, è morbidissimo, è appiccicaticcio, guardate i filamenti. È fantastico. È un dolce fatto con la farina di riso, latte e straccetti di pollo. Tipo il mochi, ma più morbido, cioè si scioglie in bocca. Ed è una cosa che ti colpisce perché non lo troverete da nessun'altra parte un dolce fatto con il pollo. Cioè i filamenti del pollo sono veramente sottili. È come se avessero tolto un filo di pollo alla volta, più sottili di un filo di un ago. È di tavuk gosu, qui li trovate di due tipi. C'è questo qui che è normale, tavuk gosu, e poi c'è un'altra versione, tavuk gosu kazindibi, che è praticamente è la stessa identica cosa, solamente che la parte esterna è caramellata, perciò è più scuro. Raga, è buonissimo. In hotel ho trovato questo biglietto, qui c'è in turco, in inglese e... È la prima volta che vedo l'italiano come tipo terza lingua. Dopo il trapianto di capelli siete pregati di non sporcare con sangue le lenzuola, le coperte e gli asciugamani, altrimenti dovete pagare un extra, grazie mille. E buongiorno a tutti, secondo giorno, secondo tour gastronomico turco. Ieri è stato solo un piccolo assaggino. Raga, qui per strada ad Istanbul ci sono i cani che sono belli giganti. Questo è anche piccolo. Praticamente sull'orecchio hanno un sigillo che è per far riconoscere a tutti che è stato vaccinato. Sono senza la rabbia, perciò se verrete tipo morsi non vi farà nulla. Cioè, avrai solamente il morso, vi uscirà solamente il sangue, ma nessuna rabbia. State tranquilli. È uguale, il primo pasto di oggi, colazione. Il posto si chiama Emek Borek. Ok, stavamo cercando il borek, ma qui c'hanno una vastissima scelta di borek. Quale prendiamo? Spinach, meat, cheese, potato. This is sweet. Ecco la nostra colazione di oggi. Quello che vedete qui sul tavolo ora è tutto borek. Vabbè, poi c'è un chai che non deve mai mancare e ho saputo che qui in Turchia in media ogni persona beve 4 bicchieri di chai al giorno. Questo qui mi sa che non è il borek, però l'abbiamo preso perché c'era lì e si chiama pocha ed è tipo un pane sfoglia. Buon appetito! Buono, bello gustoso. Lo strato fuori è sfogliato, poi all'interno è stramorbidissimo. Assomiglia moltissimo al croissant al burro, quello francese. Ha un pizzico di salato, però questo qui c'ha all'interno del formaggio che gli dà quella cremosità in più. Ecco il nostro misto di borek. Sono tipo 4 gusti differenti. Il borek è un tipico colazione turca. Sono varie forme, a cilindri, a spirale e poi li tagliano. E quelli classici sono questi con il manzo all'interno. È stragustosissimo, è bello unto, un gusto veramente medio orientale, poi un po' croccante, all'interno soffice, si sente un bel po' il manzo, wow, buonissimo. Borek con patate, patato dove po'. Per i vegani il borek con gli spinaci, spinaci belli cotti, belli morbidi, si sciolgono in bocca, che ti dà quella succosità in più, è più umidiccio. Borek al formaggio. Ci ho spalmato un pizzico di formaggio che dà quel tocco di cremosità, però è il più semplice di tutti, cioè tra questi 4 gusti preferisco quello al manzo e quello ai spinaci. E oltre a trovarli salati si possono trovare pure dolci, guardate quanti strati sono. È tipo mangiare una sfogliata dolce con lo zucchero a velo sopra. Ci sta a pennello con un bel tè nero. E oltre al borek salato e al borek dolce esiste pure la versione bagnata, cioè il borek bagnato, cioè sembra più pasta.
Questo c'ha tutt'altra consistenza, eh. Tipo mangiare della pasta fredda, fatti con la pasta fillo, con un po' di formaggio sopra che è un po' salato. Guardate qui cosa danno da mangiare ai gatti. In un angolino qualsiasi, vedete cibo per gatti, anche pane, carne, cioè i gatti qui ad Istanbul mangiano meglio di me. Ora mangiamo il tavuk pilav, che è il riso col pollo in stile turco. Eccoci seduti! E il tavuk pilav, il riso col pollo turco, si presenta così. Come avete visto ha staccato filo per filo dal petto di pollo, perciò è tutta carne di petto di pollo. È un riso già saporito con il brodo del pollo, abbinato a questi ceci. C'ha un suo sapore molto buono, è leggermente salato e questo tocca abbinarlo con l'ayran, lo yogurt salato. Ci sta alla perfezione. Un boccone di riso e un sorso di ayran sublime. Questo cos'è? Non lo so neanche io. Proviamolo. Ah, ma è ketchup. Ci sta poco bene, forse non è per il riso. Io non resisto alle sue zampette, le zampette dei gatti sono così carinissimi, stanno così. Poi trovate per strada veramente tantissimi gatti che entrano nei negozi, escono, sono trattati veramente bene. Vorrei diventare un gatto nella prossima vita, un gatto che sta ad Istanbul. E per le viuzze di Istanbul troverete anche dei localini così, si chiamano Lokantas, e sono dei localini che assomigliano molto alle mense, infatti sono molto frequentati dalla gente locale, anche perché si mangia abbastanza bene e costa anche poco. Oh, merhaba! E raga, per questa roba abbiamo speso solamente 245 lire, che sono 6,60 €. Per questo questi locali sono molto frequentati dalla gente locale perché costa pochissimo, non è che mangiano tutta sta roba qui. Noi abbiamo preso 3 secondi e un primo perché sono Nicola Jung. Di solito la gente comune prende un secondo e un primo. I nomi, raga, non li so solamente il pilav, che vuol dire riso, però sono molto attraenti, per questo ho preso questi 3 piatti. Cominciamo da questo qui, dovrebbe essere carne di manzo e melanzane. Buon appetito! È straunto, la melanzana si sente un bel po', c'è la carne di manzo che è veramente veramente tenera e lo si abbina a sto riso. Anche il riso è stato già condito con qualcosa perché è un riso molto gustoso. Qui troviamo delle polpette e patate. Molto buono, e anche questo molto molto olioso. La carota e la patata che sono bolliti alla perfezione. Sembra che sono tornato in Cina, perché anche in Cina si mangia riso e secondi. L'unica differenza è che qui usiamo le forchette e lì usiamo le bacchette. Ora vediamo com'è sta coscina di pollo. Guarda qui, ma che roba! C'è la carne che si scioglie in bocca, è stratenerissima, ha un gusto molto leggero, un pizzico salato, ma è gustosissimo, si scioglie letteralmente in bocca. No raga, sono strapienissimo, cioè tutto veramente squisito. Adesso per smaltire quello che abbiamo mangiato facciamo 2 giri qui a Istanbul. No, stuzzicadenti. Guardate, sono gigantesche queste meduse, veramente. E per smaltire tutto quello che abbiamo mangiato facciamo una bella passeggiata qui nel mercato delle spezie. Hello! Hello! Grande! Merhaba! Merhaba! Si sentono gli odori delle spezie, gli aromi, la frutta secca, le olive, il formaggio, c'è di tutto qui, oh! Yeah, merhaba! Oh, siamo seduti in un barettino, così riposiamo un po', abbiamo un bel tè. Abbiamo preso un budino di riso, lo strato sopra c'è sta pellicina, no? E sotto è tutto tipo un congee dolce di riso. È dolce appunto giusto. Sembra veramente un congee ed è molto cremoso, molto lattoso e poi è bello freddo, appena tirato fuori dal frigo, ci sta alla perfezione con un bel tè nero.
Oh, qui ad Istanbul vedrete per strada tantissimi locali che si chiamano midye e kokorek. Le midye è la cozza e il kokorek sono proprio all'interiora di agnello che te le mettono all'interno di un panino. E sono due piatti completamente differenti, uno è mare e uno è terra. Raga, guardate l'interiore di agnello, sta sgocciolando tutto l'olio. Che profumino! Intanto mangiamo questo midye dolma, delle cozze ripiene di riso. E questo qui è un piatto freddo. È un risotto bello speziato che è appiccicato alla cozza, è molto cozzoso, una specie di paella con la cozza, sa molto di mare. Poi qui in Turchia adorano metterci il limone dappertutto. Da quell'aspro in più di limone. Ora passiamo al kokorek, che è un panino con le frattaglie di agnello. Poi ci ha messo anche altri ingredienti, altre spezie, il pomodoro, eccetera eccetera. Me l'ha pure smollicato, così da poterci mettere ancora più ingredienti. Wow, stupendo. C'è il pane che è bello tostato, profumato, morbidissimo, soffice e fuori è croccante. C'è l'intestino di agnello che è molto morbido, elastico, è un po' piccantino e con tutte le spezie che ci ha scaffato all'interno ha proprio nascosto l'odore forte di agnello. È molto simile al lampredotto o al panica meusa, solamente che c'è un tocco in più di turco. E qui veramente lo trovate dappertutto, la jalapeños. E io devo mettere per forza. Il panino piccante è una godura assurda. Ci sta un botto, bello piccante, aspro. Comunque con questi video vi metto anche, no, i nomi dei locali eccetera eccetera. È anche un modo per riscoprire questa città, cioè da un locale all'altro potete girare, potete ammirare tutte le viuzze più nascoste possibili e non camminare solamente nelle strade principali più famose. È un po' faticoso, però potete vedere anche la vita dei locals. C'è un bastone che sta entrando, che cacchio è? No, vabbè, sta entrando sempre di più. Che roba è? Cos'è sto buco? No, vabbè. C'è il forno. Oddio. Che profumo! Questo è un panificio. E per questo dobbiamo prendere qualcosa da loro. Ci sono i simit appena fatti. Lì c'è il forno. Wow. Al bastone come esce. Oh, che profumo, raga, cioè simit appena fatto, guardate c'è il forno lì. Fotoğrafını çek bana getir bana. Çek bunu benle sen. Non ho capito, forse mi vuole mettere all'interno del forno. Ne prendiamo uno bello fresco, 15 lire costa. Teşekkürler dediğim. Raga, incredibile, simit appena fatto, appena sfornato, è ancora caldissimo, eh. Abbiamo speso solamente 15 lire che sono sui 40 centesimi di euro. C'è il forno che è bello gigante e c'è il palo che è altrettanto lunghissimo, perciò non gli basta lo spazio, no, del locale. E perciò ci hanno fatto sto buco. Se passate di qui dovete stare attenti perché non si sa mai quando esce fuori. Qui se passi davanti veramente sentite un profumino pazzesco e sono sti burger. Questo è perfetto per l'inverno, cioè vi riscaldate la mano. Buon appetito! Wow, raga, è buonissimo. Fuori croccante, all'interno è strasoffice, morbidissimo. Guardate il sesamo che c'è appiccicato fuori. A ogni morso sentite il profumo di sesamo. C'è più sesamo al pane che pane al sesamo. Lo potete usare anche come braccialetto. Ma che bello. Guardate il ragazzo lì. Cioè qui sforrano tantissimi simit e poi li portano nei vari locali. Guardatelo. Con la macchina, fa il delivery. Non mi piace, vabbè, mangio io. Prima volta che facciamo una fila così lunga per uno street food qui ad Istanbul. Raga, abbiamo pagato e ci hanno dato un sacchettino. Suppongo. Attaccato. Devo attaccato? Attaccato. Grande, ha detto che devo attaccare, devo metterci la piada. Origin Chinese, but we are from Italy. Yes, I am speaking Italian, yes. Qui sono molto curiosi quando mi vedono, mi chiedono sempre di dove sono. Vogliono sapere di dove sono e anche le mie origini. Devo dire Italia, ma sono cinese. Brava! One room. Yes. Where are you from? Italy. Italy. Yes. Yes, Italy. Yes, Italy. Oh. Portuguese. Portugal. No. Original. Chinese. Chinese. Yeah, Chinese. La Nola. Cos'è? Oh. A provare. Oh. Prova. Test, prova.
Spicy, very spicy. Very spicy. Yes. Yeah. Oh. Very spicy. Yeah. Open. Ok, open. Thank you very much. Mi ha spremuto proprio il limone direttamente sulla mano. Mi voleva condire anche a me. Sono pure le impronte delle sue dita. Bello, eh? Eccolo qua il nostro chick cocked drum, una polpetta cruda che viene preparata con un misto di spezie. E raga, c'è sto ragazzo che si chiama Ali Usta, che è famosissimo qui ad Istanbul. Gira questi drum in una velocità pazzesca. Buon appetito! Cremosissimo, si sente un misto di spezie, sembra che c'è il bulgur dentro. La consistenza è tipo del riso tritato, è veramente pesante. Gli ho chiesto molto piccante e me l'ha fatto molto piccante. Infatti c'ho la bocca che sta ustionando. È incavolato un bel po', è al telefono tipo, incavolato duro, non so cosa è successo. Perché è così famosa? Eccolo. Non so se lo fa apposta o è veramente incacchiato quel giorno, ma serve questo coso col broncio. Che bello che l'ho beccato incacchiato, perché volevo proprio beccarlo incacchiato. Dai, lasciamolo in pace, che sennò ci tirano polpette in faccia. Eh no, non me ne sono dimenticato. Dato che siamo qui in Turchia, il cibo che tocca mangiare assolutamente è sicuramente il kebab. Ma kebab nel vero senso della parola vuol dire grigliata, e quindi esistono di vari tipi. E ora vi porto a mangiare uno dei miei kebab preferiti, l'Iskender kebab, e lo mangeremo qui, Bursa Kebapçisi. E questo negozio è aperto dal 1956, oh. Non mi viene l'acquolina in bocca? Guarda qui, la carne, guarda come la taglia, fette sottilissime, poi sotto c'è il raccoglitore. Chogi! Questo è il chicken, e il chicken non viene fatto come kebab. Ecco, è arrivato l'Iskender kebab. Abbiamo preso uno al manzo e uno al pollo. Intanto ci beviamo un bel sorso di ayran. Qui lo fanno più leggero, non è così salato. Ho ordinato pure un'acqua frizzante, quella chiamano soda, e ora voglio provare una cosa. Ayran frizzante. Stupendo, è tipo sorbetto. Incominciamo dall'Iskender di pollo. Questo non è fatto a mo' di kebab, è una grigliata di pollo. Qui oltre al pollo troviamo pure il pane pide a quadratini, salsa di pomodoro e del peperone. Ci hanno schiffato pure un po' di yogurt. Buon appetito! Buonissimo. C'è il pane pide che è diventato una parte del pollo, ha acchiappato tutto il sapore di tutte le salse che ci hanno messo, di tutte le spezie. Poi c'è lo yogurt che dà quel tocco di cremosità in più, e poi si sente anche un bel po' il burro. In caso non vedo l'ora di provare quello al manzo. Prima mi ha fatto fare un assaggino, la carne è veramente tenera, non vedo l'ora. Guarda qui il kebab di manzo. Oh, spettacolare. A differenza del doner kebab che troviamo in Italia, qui c'è una varietà vastissima di kebab. Alcuni kebab chiappano il nome anche dalla città dove l'hanno inventato. E Iskender è il nome dell'inventore di questo tipo di kebab, che è fatto con dei quadratini di pide sotto che fanno da base. Poi sopra ci ha messo il kebab a fettine sottilissime, che può essere di manzo, di pollo o di agnello, il pomodoro, il peperone, yogurt e salsa di pomodoro, e alla fine una versatina di burro fuso. Non potete capire quanto cacchio è buono. Ogni boccone è una goduria, poi con un bel sorso di ayran frizzante ci sta un botto bene. Voglia di pesce, andiamo a mangiare il pesce adesso. Qui raga, sul porto di Istanbul non si può non mangiare un balik ekmek. Guardate cosa abbiamo trovato. Un bel gattino, ciao! Oh. Che carino! Dove va? Va che figata! Wow! Ci sono i posti pure dentro, wow! Vista spettacolare delle barche.
Teşekkür ederim. Finalmente mangiamo il balik ekmek direttamente sulla barca del pescatore, cucinato dal pescatore, che sarebbe il panino col pesce. Come avrete visto ha tolto le lische quando le preparava, però bisogna sempre stare attenti, cioè quando lo mangiate non fate grandi bocconi, no? Perché non è pulitissimo come avrete visto, bisogna stare attenti. E da un po' che stiamo qui mi sta venendo un po' di mal di mare, mangiamo dai intanto. Buon appetito! Veramente meraviglioso. Sento un botto il pesce che è cotto benissimo, le cipolle crude, l'insalata e le spezie che ci ha messo. Sicuramente tra le spezie c'è pure il sumac, una spezia tipica che rimane un pochino aspro. Vedete una lisca? Bisogna stare attenti. È un panino molto saporito e anche un pochino piccantino. A parte le lische, il pesce è buonissimo, è uno sgombro, si scioglie in bocca, non c'è neanche bisogno di masticare. Poi abbiamo fatto sto paninozzo col pesce, un bel salgam, una bevanda tipica turca. Alla salute! È salata, sembra di bere l'aceto col sale e anche il peperoncino. E questo è un succo fatto con la rapa rossa marinata. Cioè immaginatevi di bere aceto con sale e pepe e si abbina con il panino. È aspro e salato, il panino uguale, salato, ci sta a pennello, no? È stranamente buono, dai. Dissettante no però, perché è bello salato. Tocca cameraman, lo vuoi tu? Raga, sapevate che in Turchia esiste una specie di pizza che potrebbe essere anche l'antenato della pizza? È conosciuta anche come pizza turca, ma secondo me è irrispettoso sta cosa. È meglio chiamarla col loro nome vero: pide e lahmacun. Ma che roba! Ecco le nostre pizze turche, guarda quanto è gigante questa. Il nome di questa pizza tra virgolette turca si chiama pide e ci sono varie farciture, cioè questo qui l'abbiamo scelto con carne macinata di manzo e uova. La forma è lunga che sembra un occhio, qui sono fissate con l'occhio. Infatti vendono pure quegli amuleti blu, bianchi con l'occhio e per scacciare via i demoni, tipo il malocchio. Buon appetito raga! Di una bontà assurda. Il sapore è molto simile a una pizza, però in uno stile proprio turco, cioè con la carne macinata, il formaggio di capra. Ciocchi! Ciocchi! E poi il formaggio, la mozzarella, no? Mi sa che di capra, perché si sente proprio il sapore della pecora. C'è il cornicione che è bello leggero, croccantino. Questa raga c'ha una forma proprio simile alla pizza italiana, diciamo una pizza romana ancora più sottile, e questo si chiama lahmacun e raga non si mangia tagliato a spicchi ma si mangia arrotolato. Ciocchi! Ciocchi vuol dire buonissimo in turco, è un'esplosione di gusto, c'è il peperone, il pomodoro, la cipolla, poi c'è il croccante fuori, sembra la pizza senza la mozzarella. C'è la cipolla che non è del tutto cotta, si sente molto, è molto intenso il sapore della cipolla. Bene, e per concludere questo tour enogastronomico made in Turchia, concludiamo in bellezza con uno degli street food più famosi di Istanbul, il wet burger, raga, l'Islak Burger. Questo qui, non so voi, ma io sto sbavando. Che piano due, dai. Merhaba. Two cheeseburger. Mamma mia, ci abbiamo fatto aggiungere dei cheese, che è ancora meglio, dà quel tocco in più di cheesità, di formaggiosità. Ed eccoli qua i nostri Islak Burger, in inglese wet burger, burger bagnato. Perché bagnato? Cioè, non lo vedete anche voi? È strasudato, all'interno c'è la carne di manzo, poi ci ho fatto mettere anche del cheese e dopo averlo immerso in una salsa di pomodoro lo mettono all'interno di quell'hammam, di quella scatola di vetro, e lì con gli altri fratelli fanno l'hammam insieme e con sto vapore entra ancora di più il gusto della salsa del pomodoro. E dato che ne abbiamo presi due, facciamo un bel big wet. Buon appetito! Raga, è una roba stupenda, spettacolare. Già uno è strabuonissimo, due insieme sembra un hamburger normale, piccolino, no? E invece è di una godura assurda, una roba. C'è il manzo che è veramente gustoso, sento un bel po' la salsa del pomodoro e c'è un pizzico di dolce, che lo rende ancora più magico.
Bene raga, è giunto al termine pure la puntata di oggi, grazie di essere venuti fin qui, spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video, vabbè, ciao!